Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video di Ricky03. Siete in un video speciale. Siamo arrivati ai 20.000 iscritti da un pochino e vi ringrazio tantissimo. Oltre a ringraziarvi con dei semplici grazie, voglio ringraziarvi con questo video. Il video si chiama Chi è Ricky03 perché in questo video vi andrò a raccontare la mia storia fino ad adesso, spiegandovi la mia passione, approfondendovi quello che sono io per farmi conoscere meglio alla mia community. Spero che questo video vi piaccia, quindi godetevi tutti quanti questo speciale. Nel mentre parlerò ragazzi, giocherò ad Euro Truck Simulator, un gioco che volevo già portarvi da tantissimo tempo ma non l'ho mai fatto. Eccoci qui nel videogioco, ma semplicemente ve lo porto per parlare con voi, per darvi qualcosa a schermo. Ragazzi, io sono Ricky03, è molto semplice. Ricky03 sta per il mio nome e 03 sta per la mia data di nascita, no? 03 sono nato nell'anno 03, quindi 2003. Molti diranno così e invece no, ci potete azzeccare per il fatto del 03 che è il mio anno di nascita, ci può stare. Ma Ricky non è il mio vero nome ragazzi. Infatti molti di voi si confondono dicendomi: ah, ma tu sei Riccardo, tu ti chiami Riccardo. E invece no ragazzi, non è il mio vero nome Riccardo. Il mio nome di battesimo è Federico. E voi direte: perché allora Ricky ti chiami Federico però sui social ti chiami Ricky03? È presto detto. Nel 2016, quando ho aperto il mio canale YouTube, quindi questo qui che vedete perché è il mio secondo canale YouTube, decisi di chiamarlo Ricky03 per un semplice motivo. Il primo canale YouTube mi è stato chiuso, Fede Gamer. Facevo dei video di Clash Royale quando ero piccolo, Clash Royale, Clash of Clans, Minecraft e tante altre cose. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fede Gamer e questo è il mio nuovo canale e vi porterò contenuti del tipo Clash of Clans, Clash Royale, anche tipo giochi per la PlayStation o roba del genere. E appunto mi chiamavo Fede Gamer. Quando mi chiusero il canale probabilmente per copyright, ovviamente non mi sono arreso, ne ho voluto subito aprire un altro, e che è questo qui che state appunto vedendo questo video. Siccome Fede Gamer era un nome che avevo già usato e quindi il mio nome l'avevo già usato per un altro canale, decisi di trovare qualcosa che potesse essere originale e volevo distinguere il mio nome online da quello reale. Allora decisi di prendere la parte Rico del mio nome, quindi Federico, e la parte Rico trasformarla in Ricky. Poi alla fine ci ho aggiunto il mio anno di nascita e quindi sono diventato Ricky03. Per gli OG mi chiamavo trattino basso Ricky03 trattino basso e invece col tempo è diventato solo Ricky03. Quindi questa è la storia del nickname. Ho iniziato nel 2016, credo che avevo 12-13 anni circa, visto che ora ne ho 20. Faccio lo youtuber comunque non da troppo, cioè in realtà da tanto, non seriamente da troppo, però ragazzi da piccolino che ho sempre avuto questa passione per i video. Ho iniziato il canale Ricky03 portando dei contenuti vari, i giochi del momento praticamente, perché io seguivo maggiormente quelli che erano i mates all'epoca, FaVJ e tutte quelle cose, tutti quelli youtuber lì, la golden era di YouTube, che appunto mi ha cresciuto in lungo e in largo. Ricky03, quindi Federico, nasce il 7 luglio del 2003, come avete potuto capire. Nasco a Taranto e al momento vivo in un paese vicino che non vi nominerò. Alcuni ovviamente che mi conoscono di più lo sanno dove vivo. La mia passione per i videogiochi inizia fin da piccolo, quando effettivamente fin da piccolino ho iniziato a giocare alla Nintendo DS, che è stata penso la mia prima console, con la PlayStation 1. Queste sono state le mie prime console che mi hanno accompagnato per molti anni, visto che il Nintendo DS l'ho usato veramente per tanti anni. E dovete sapere ragazzi che io sono un gran fan di Nintendo in generale. Non si evince dai miei canali, visto che non porto praticamente nessun contenuto e nessun gioco Nintendo, però sì ragazzi, sono un gran fan della Nintendo. Fin da piccolo quindi amavo giocare e mi è sempre piaciuto giocare, e poi crescendo mi è venuta la passione dei video vedendo gli altri youtuber. Maggiormente sono stato ispirato ad aprire un canale YouTube da Madamarci, credo, Surreal Power, FaVJ, penso tutti i mates, non solo Surreal Power. Diciamo che questi erano quelli che guardavo maggiormente ragazzi. Infatti se voi andate a vedere l'inizio di questo canale, maggiormente i video erano di Minecraft. Minecraft è stato appunto il primo gioco che ho portato su questo canale, non sul canale effettivamente mio primo, Fede Gamer, però almeno su questo canale Ricky03 ci sono tanti video che potete andare a trovare, però appunto la maggior parte sono di Minecraft. Appassionati di Minecraft, ho continuato a portare i miei video sia di Minecraft che molto casuali ragazzi, perché mi piaceva portare tutto, prendendo ispirazione da youtuber che appunto portavano qualsiasi cosa, portavo quello che
mi piaceva a me, che appunto mi piaceva guardare. Tutto quello che vi sto dicendo ovviamente lo potete trovare su questo canale nei vecchi video. Non li toglierò mai, ragazzi, sono troppo belli, anche se sono schifosi, registrati con un PC che praticamente addirittura mi veniva tolto a quei tempi perché i miei genitori dicevano che ci passavo troppo tempo davanti al computer, cosa effettivamente giusta, ma non sapevano appunto che io lo volevo fare e ci passavo tanto tempo per crearmi un futuro, un lavoro, comunque per divertirmi, ecco, diciamo. Più avanti ovviamente i miei genitori hanno capito che effettivamente il fatto che passo tante ore al computer è producente. Fatto sta, ragazzi, che invece per quanto riguarda le streaming ho iniziato prima su YouTube portando delle live stream dal PC che purtroppo era una ciofeca, e poi letteralmente mi sono spostato a fare live su Twitch ispirandomi ad Elo, un content creator, ragazzi, che ai tempi ho conosciuto totalmente a caso, di cui appunto adesso ovviamente non ce n'è più traccia, ragazzi. Questo ragazzo, ho il suo numero di telefono, non lo sento da una vita e purtroppo è andata così, ragazzi. Diciamo che ha abbandonato, ha la sua vita, penso, altrove, però è stata la mia fonte di ispirazione primaria, perché guardando le sue stream di Fortnite mi sono ispirato appunto ad aprire un canale Twitch nel 2018. Le mie prime stream sono state appunto di Fortnite, su Salva il Mondo, neanche sul Battle Royale, dalla PlayStation 4, ragazzi, perché come ben sapete, alcuni di voi lo sapranno, che dalla PlayStation 4 è possibile streamare anche dalla 5, credo. Streamando con una connessione tale che appunto mi reggeva solo i 540p, quindi una risoluzione molto bassa, e facendo 0 spettatori per almeno i primi 8 mesi. E i miei amici non mi supportavano mai, e in realtà è così anche adesso. Nel caso io faccio qualsiasi cosa, porto un'invidia, quindi non ho mai chiesto l'aiuto dei miei amici sotto questo punto di vista. Ho sempre preferito fare da solo, e infatti tutto quello che mi sono costruito adesso non lo devo a nessuno, assolutamente a nessuno. È tutto frutto del mio sacco. Ho preso l'affiliazione su Twitch 8 mesi dopo aver iniziato, da quel che mi ricordo, mentre appunto per fortuna mi ero inventato di fare dei torneini su Fortnite e avevo alzato la media almeno a 10 spettatori. 10 spettatori, ragazzi, ai tempi erano grandiosi, veramente. Adesso se vedo 10 spettatori probabilmente mi impicco. La mia storia quindi inizia letteralmente così, nel lontano 2018, per quanto riguarda lo streaming. Diciamo che YouTube sotto quegli anni, comunque negli anni a venire, l'ho lasciato veramente a morire, purtroppo. YouTube, fare i video e comunque editare, mi era passata la voglia, letteralmente. Anche era una cosa che mi piaceva fare all'inizio, tantissimo, ma mi era letteralmente passata la voglia. Infatti, come potete vedere nel canale, è stato molto discontinuo. Dopo i primi video pubblicati è stato molto discontinuo in generale. Infatti, ragazzi, dal 2018 in poi YouTube non è stato più tanto centrale quanto ormai lo è adesso. Quindi, parlando dello streaming, il mio canale è iniziato con Fortnite, ma è cresciuto con tanti vari altri format che mi hanno permesso appunto di essere conosciuto ed arrivare a 48.000 follower. Inizialmente sono stato conosciuto per la prima volta, quindi venivo conosciuto per GTRP. GTRP, ragazzi, è la modalità roleplay di GTA, quella lì dove bisogna crearsi un proprio personaggio e seguire le regole della vita reale. Non so se la conoscete, penso di sì. Molti di voi sicuramente mi avranno conosciuto per quello. Tramite questa modalità sono iniziato a spuntare fuori a molta gente, perché facevo dei contenuti particolari con la polizia italiana e comunque giocando sui server italiani. In realtà però non molti sanno che il mio picco di spettatori massimo l'ho raggiunto grazie a Brawl Stars, il primo gioco con cui effettivamente sono uscito e che mi ha reso famoso. Un gioco mobile della Supercell che letteralmente mi ha fatto conoscere a molti di voi. In quel periodo ero veramente forte su Twitch. Facevo 300 spettatori al live, che sono tantissimi, ragazzi, ormai non li faccio neanche adesso. E in quel periodo, che si tratta del 2021, ho iniziato appunto a capire che questo sogno poteva essere realizzato, il sogno di diventare un professional streamer e youtuber, un content creator a 360 gradi. Purtroppo, ragazzi, feci un viaggio a Parma quell'estate del 2021 e dopo il viaggio a Parma gli spettatori calarono drasticamente a 30 e purtroppo dovetti lasciare la barca di Brawl Stars, perché era passato di moda e nessuno se lo voleva più vedere. Anche a me aveva stufato, perché, ragazzi, io mi stufo molto presto dei videogiochi. Una volta abbandonato Brawl Stars mi sono dato a Minecraft, che ripeto, Minecraft è stato molto centrale per la mia carriera. Mi sono dato a Minecraft, ma dopo Minecraft, visto che non stava andando bene nelle live su Twitch, decisi di tornare su GTRP, creando la cosa per cui probabilmente mi conoscono tutti: il bambino. Il bambino di GTA penso sia la cosa che mi ha fatto fare il boom sui social. Letteralmente i miei video
video andavano virali su TikTok, perché ho iniziato poi ad usare anche TikTok, andavano su TikTok virali in pochissimo, letteralmente in 10 minuti facevo 10.000 visualizzazioni. Era assurdo, ragazzi. Quello credo sia stato il mio punto più alto della carriera, perché appunto non sono mai stato così consistente con i numeri, perché facevo veramente tanti spettatori, tanti abbonamenti e tanto altro. Però ragazzi, tutte le cose belle finiscono. Anche il bambino purtroppo fece la sua parte e morì lì come format. Ahimè, io mi stufo, voi vi stufate. Dopo il bambino e comunque il tutto l'ambaradam di GTRP, che comprende anche il giocare in server italiani, preso dalla noia iniziai a giocare a Roblox. Roblox, ragazzi, è stato una parte fondamentale anche questa qui della mia carriera, perché mi ha fatto conoscere a un pubblico molto piccolo, perché Roblox, essendo più un gioco per bimbi, appunto mi ha fatto conoscere a delle persone letteralmente piccine. È stata una parte importante perché, ragazzi, Roblox mi faceva fare tanti bei numeri e avevo veramente una bella community. Anche Roblox, purtroppo, molti ancora oggi me lo chiedono. Questo ovviamente siamo arrivati a quest'anno, ma purtroppo io, ragazzi, Roblox l'ho deciso di accantonare perché anche questo mi ha stancato. E adesso, ragazzi, arriviamo al ritorno appunto del canale YouTube, perché con Roblox sono tornato a fare i video su YouTube quasi 2-3 volte alla settimana, e poi dopo aver preso lo stampo con Formula 1 ho iniziato a fare video tutti i giorni, quindi la ricrescita del mio account YouTube. Quindi, ragazzi, questa è la storia letteralmente del mio account Twitch. Al momento conto 48.000 follower su Twitch e streamo praticamente tutti i giorni facendo un video al giorno, e quindi mi dedico praticamente full time a quello che è la mia passione e il mio sogno, cioè diventare un full time streamer. Non tutti piacciono le mie live, a molti piacciono i miei video, però, ragazzi, sto cercando di creare un qualcosa di molto intimo e che possa durare nel tempo tramite Formula 1, perché la Formula 1, ragazzi, è una mia passione, è uno sport che seguo molto, di cui capisco anche tanto, e a voi piace vedere i miei contenuti. YouTube, ragazzi, come vi ho detto, l'ho accantonato molti anni fa e l'ho ripreso veramente di recente. Come potete vedere, almeno su YouTube, sto crescendo grazie a Formula 1. In realtà ai 10.000 iscritti sono arrivato grazie a Roblox, perché appunto ci sono arrivato grazie a Roblox e grazie anche a dei vecchi video. Tramite gli shorts sto prendendo veramente tanto pubblico, ragazzi, perché gli shorts aiutano veramente tanto rispetto ai video normali, e il tutto appunto mi ha portato ad arrivare a 20.000 iscritti quest'anno. Il mio prossimo obiettivo ovviamente è 30.000 iscritti, ma l'obiettivo finale sarebbe appunto prendere il silver button dei 100.000 iscritti. Quindi, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale. Bene, letteralmente vi ho raccontato tutto del mio canale Twitch, del mio canale YouTube. Per quanto riguarda gli altri social, su TikTok diciamo che sono stato veramente forte negli anni precedenti. Quest'anno purtroppo l'ho un po' accantonato TikTok, avendo cambiato i miei format varie volte. Il mio account TikTok principale da quasi 200.000 iscritti, diciamo che non è che valga più di tanto ormai. Purtroppo, non portando più GTRP, e quel profilo essendo cresciuto grazie a GTRP, ha perso un po' di valore, e quindi mi sto concentrando sulle altre piattaforme. Però, ragazzi, TikTok vi posso dire che mi ha aiutato tanto. Molti di voi mi avranno conosciuto tramite TikTok, e appunto lì facevo veramente tantissime visual. C'ho vari video con oltre il 1.000.000 di visualizzazioni. Sono stracontento, ragazzi, che questo percorso stia andando nel giusto di modi. Beh, ragazzi, ovviamente non voglio parlarvi solo, cioè io sono questo, ma TRG03 ovviamente ve l'ho detto, sono un ragazzo normalissimo, questo ve lo posso dire. Sono un ragazzo pugliese, molto timido, a cui piace stare in compagnia, ragazzi. Mi piace la solitudine, ma non troppo, il giusto, diciamo. Mi piace riempirmi di persone intorno, soprattutto dei miei fan che mi guardano le live. Ecco perché principalmente ho iniziato a streamare, perché mi piace avere l'interazione live con le persone che mi seguono e divertirmi, visto che praticamente le mie live si incentrano prevalentemente sul giocare insieme alla chat, insieme alla gente che mi segue. Vi posso anche dire che Righi03 è un ragazzo che lo studio non gli è piaciuto tanto, è bravo però a studiare. Sono uscito con 80 dall'ITIS, ho frequentato appunto come corso informatica e telecomunicazioni, una cosa che mi ha sempre appassionato. L'informatica in generale, fin da piccolo vi ho detto, giocavo ai videogiochi, e con il passare del tempo ho anche preso tanta confidenza con l'informatica in generale. Purtroppo però, ragazzi, non ho mai avuto un buon rapporto con la scuola. Chi mi conosce, ragazzi, sa anche che purtroppo ho avuto dei mental breakdown in live a causa della scuola, ragazzi. Sì, purtroppo è successo, e per fortuna ho finito la
la scuola da 1 anno e mezzo, essendomi diplomato con 80. Fin da piccolo io mi ero detto che non volevo fare l'università perché volevo solo finire la scuola dell'obbligo e prendere il diploma, e così è stato. Non frequento università, quindi non studio. Al momento il mio unico obiettivo è quello di diventare un content creator di professione. Voglio farvi divertire, voglio divertirmi, ho ancora 20 anni e quindi sto puntando tutto su questo. Altre passioni oltre alla Formula 1 ovviamente è il calcio. Molti di voi lo sapranno benissimo, io tifo la squadra AS Roma. Non sono di Roma, voi direte. Perché tifi la Roma? Di solito si tifano le solite squadre: Juve, Milan, Napoli, Inter. Eppure io tifo la Roma. Perché tiferò Roma? Perché è una cosa che mi ha trasmesso mio padre, che a sua volta ha trasmesso mio nonno. Ovviamente non sono i miei unici interessi. I videogiochi sicuramente sono un mio grande interesse, e il mio gioco preferito in realtà è un gioco che non porterò mai, penso, sul mio canale, e si chiama Phoenix Wright Ace Attorney. Ovviamente non è il mio unico gioco preferito, adoro anche tantissimo i Pokémon, solo nella mia infanzia, e ovviamente tantissimi altri giochi. Formula 1 può essere il mio gioco preferito, ma tanti altri, ragazzi. Mi piace veramente variare i giochi, non mi fossilizzo su uno solo. Ecco perché io mi ritengo un videogiocatore e cambio spesso gioco main del mio canale, perché appunto sono un videogiocatore e mi piace videogiocare, non solo giocare a un singolo gioco. Ho giocato letteralmente a qualsiasi cosa, da League of Legends a Fortnite a Valorant a CSGO. Qualsiasi gioco voi direte nei commenti, fidatevi che io almeno una volta l'ho provato. È quasi sicuro, perché ovviamente la mia filosofia è: se non lo provi non puoi dire che non ti piace. Il sogno più grande di Ricky03 qual è? Vi starete chiedendo. Qual è il tuo obiettivo di vita? Beh ragazzi, io vorrei appunto, come vi ho detto prima, diventare un content creator di professione, e quindi fare di questo il mio lavoro. Non è troppo lontano come concezione la mia, però c'è bisogno di quel salto di qualità che mi permetterebbe di appunto avere uno stipendio fisso da questo lavoro, e che appunto mi permetterebbe di vivere la mia vita, magari anche fondando una famiglia con un'ipotetica signorina 03. Chi lo sa, ragazzi? Chi mi conosce da tanto saprà che ormai non sono fidanzato da più di un anno. Al momento sono da solo e preferisco rimanere solo, dopo che ho passato una relazione che è stata molto bella, ma purtroppo è dovuta finire per varie complicazioni. Sto bene da solo? Assolutamente no. Preferirei avere qualcuna al mio fianco, ovviamente, ma non cerco ovviamente qualcuna, non ho fretta. Sono un tipo che è molto meticoloso ed è molto selettivo, quindi aspetterò l'occasione giusta e la persona giusta. E ragazzi, fatelo anche voi, non andate a cercare la prima o il primo che vi trova, anche magari c'è qualche ragazza che mi sta guardando, ma analizzate bene chi appunto potrebbe essere il vostro futuro fidanzato o fidanzata. Qui ci sono dei lavori. Scusate pompieri, mi fate passare? Il mio obiettivo quindi, ragazzi, primario sarebbe quello di prendere la partner su Twitch. La partner, ragazzi, è il verificato, il contratto, diciamo la consacrazione dello streamer, perché per prenderla, ragazzi, ci vogliono ben 75 spettatori medi ad ogni live. Significa che io dovrei avere più circa 80, 90, 100 spettatori ogni live. È veramente difficile, ragazzi, ci sto provando da tantissimi anni. È il mio obiettivo finale al momento e vorrei adempirlo nel breve tempo possibile, perché se non dovessi adempirlo nel più breve tempo possibile, ragazzi, non so quanto potrei continuare a credere nel mio lavoro. Chi lo sa, magari se vedete questo video e volete aiutarmi a prendere questa partner su Twitch, potreste venire tutti i giorni in live sul mio canale Twitch e almeno lasciare un lurk. Un lurk, ragazzi, è quando voi guardate la live senza scrivere, senza dire niente, e la guardate solamente solo per dare il viewer. Gradirei tantissimo questo vostro gesto, ragazzi. E niente, il mio obiettivo finale quindi, ragazzi, è di diventare qualcuno, di divertirmi e di fare quello che mi piace, il mio lavoro, ragazzi. E poi chissà, quello, io sono un tipo che rischia, è un tipo che non ha diciamo le idee chiarissime. Vivo al momento. Credo di essere stato esaustivo e di avervi raccontato praticamente tutto su di me. Ovviamente non tutto, certe cose non posso dirle sui social, però ragazzi, eccomi qui. Questo sono io, questo è Ricky03. Spero di avervi chiarito le idee su qualcosa che magari non sapevate su di me, le informazioni e quant'altro. Se siete curiosi di saperne di più su di me, seguitemi su Instagram, perché lì posto veramente tante cose riguardanti me stesso. Trovate tutti i link dei social in descrizione. Se volete commentate con qualche domanda personale o qualcosa e vi risponderò. Questo, ragazzi, è Ricky03, probabilmente il tuo streamer preferito se stai guardando questo video. Io vi ringrazio tutti quanti per la visione, like, commento, condivisione, iscrivetevi al canale perché dobbiamo crescere il più possibile. Grazie veramente a tutti per i 20.000 iscritti.